Per strada è tutta un'altra cosa. Quante volte avete sentito pronunciare queste parole? E devo essere onesto, c'è un fondo di verità in tutto ciò. Oggi sono qua per spiegarvi il mio punto di vista, una mia piccola riflessione, dato che comunque sempre più sui social vedo ragazzi, ragazzini, gente giovane, praticanti di sport da combattimento si sentono praticamente quasi invincibili. E vediamo fare tutti questi trend in cui parlano delle loro capacità, delle loro skills, essendo praticanti o magari che hanno fatto anche qualche garina di qua e di là, pensano di essere invincibili, di sentirsi di mettere KO qualsiasi persona anche per strada, quando in realtà le due cose sono completamente diverse, hanno dinamiche completamente diverse, quella che è la palestra e quella che è la strada. Oggi sono qua per darvi una mia riflessione che potreste condividere oppure no, però andiamola ad analizzare più nello specifico. La palestra è una zona di comfort, ragazzi. Se voi vi iscrivete in palestra, vi state allenando in una palestra da diverso tempo, le sessioni di sparring sì, inizialmente vi sembreranno difficili, vi sembrerà comunque di avere uno stress psicologico, dell'ansia, che avete paura di prendere i colpi e tutto quanto, che a poco riuscirete a superare. Quella fase lì, una volta superata, non è che hai superato la fase di prendere botte o di fare botte con qualsiasi persona, hai superato la fase di essere ansioso in palestra con i tuoi compagni, col tuo coach, anche perché la palestra appunto è una zona di comfort. Come diceva in una frase celebre Mike Tyson, se non ricordo male, sul ring sai cosa ti può accadere, per strada non lo puoi sapere. Tradotto, cosa vuol dire? In palestra ti sentirai molto più sicuro per tutta una serie di cose. Ad esempio, se stai facendo sparring col tuo compagno e ad un certo punto stai caricando troppo, ti stai facendo male, il tuo compagno si fermerà, andrà più piano, perché proprio c'è anche un discorso di amicizia magari, no? Nelle palestre, quindi col tuo compagno, che sì, ci sta che vi scassate di botte, però arriva poi un punto nel quale se sai che stai cadendo per terra o che non ce la fai più, il tuo compagno si ferma, quindi hai anche questa sicurezza qua. In secondo luogo c'è il coach che supervisiona tutto quanto, quindi nel caso in cui le cose dovessero mettersi male, stopperebbe lo sparring, quindi non rischi di farti chissà che tanto male. In palestra ci sono poi le protezioni, quindi c'è il caschetto che ti puoi parare dai colpi, ci sono i guantoni usati per lo sparring da 16 once che ti fanno sentire meno l'impatto, sono molto più morbidi, quindi avendo più imbottitura senti meno le botte. C'è tutto un sistema all'interno della palestra che fa sì che tu ti senta molto più sicuro, che tu sia comunque, ripeto per l'ennesima volta, in una zona di comfort. Anche se siete bravi a portare delle combinazioni, a tirare dei colpi in palestra, non è detto che voi fuori dalla palestra riusciate a fare lo stesso. Vi faccio riflettere su una cosa: molti di voi magari sono andati a fare qualche gara anche da dilettante di classe C, magari di kickboxing, muay thai o magari light di pugilato, e avrete notato la pressione psicologica com'è totalmente diversa, perché cambia la vostra, non c'è più la vostra zona di comfort là, non siete più nella vostra palestra che state facendo sparring con i vostri compagni, ma state andando a fare un match da un'altra parte con una persona che non conoscete, che è lì per una competizione esattamente come voi, che magari ha paura anche lui e dovrà cercare di fare in modo di farvi male. Quindi voi andate in un posto che non vi sentite più al sicuro come nella vostra palestra e provate a pensare a quella che è la sensazione prima di salire sul ring in qualsiasi gara. In una gara la pressione psicologica per tutte queste cose che vi ho elencato prima sarà molto maggiore rispetto alla pressione che avrete nel fare uno sparring in palestra. Quindi quello che riuscite a fare in palestra, il 100% delle vostre skills che avete acquisito e imparato in palestra, in una gara, per una questione psicologica di stress, paura e tutta una serie di cose, riuscirete a rendere al 50% di quello che sapete fare in palestra. Il fiato sarà ridotto, quindi magari in palestra vi fate 10 riprese tranquillamente di sparring una dopo l'altra. Nelle gare arrivate alla seconda ripresa, siete già praticamente sfiniti, morti, e partite già comunque dalla prima ripresa che sentite un affanno diverso, un affaticamento diverso. Questo perché il nostro cervello gioca un ruolo fondamentale in questo. Questa pressione psicologica la impari a gestire quando arrivi ad essere professionista, ma professionista vuol dire che ti sei fatto magari quei 50-100 match da dilettante prima, sei passato a professionista, è diventato il tuo lavoro, quindi con queste ansie, questi stress ci devi convivere. A parte che in tutti i miei video in cui vi porto ad eventi di sport da combattimento vedete anche gli stessi professionisti che
sono ansiosi, cioè prima di una gara non parlano neanche, non sei al 100% del tuo cervello, quindi non riuscirai a rendere realmente quello che rendi solitamente in palestra, e questo lo notiamo con tantissimi professionisti. Io sono stato negli spogliatoi di Giorgio Petrosian, di tanti nomi importanti, dove vi assicuro che hanno una pressione psicologica veramente enorme, non parlano più con nessuno, non ridono più con nessuno nell'attesa di salire sul ring. Tutti i professionisti tranne Dario Morello. Dario Morello no, ride, scherza anche prima di fare una gara, però là stiamo andando su un discorso soggettivo, non tutti siamo così, quindi io voglio cercare di sensibilizzarvi su questa cosa. Non tutti siamo allo stesso modo. Come reagirei io in uno scontro fuori dalla palestra non è allo stesso modo in cui reagiresti anche te. La paura molte volte fa fare diverse cose sbagliate. Ora, per chi di voi è già salito sul ring, quindi è già andato a fare qualche gara, vi invito a fare una piccola riflessione. Pensate all'ansia e allo stress psicologico che avete prima di salire sul ring, e vi faccio riflettere anche su un'altra cosa. Voi avete tutta quest'ansia e queste paure nonostante stiate salendo sul ring a combattere in una competizione controllata. Controllata cosa vuol dire? Che avete delle protezioni, avete dei guanti, avete un regolamento, c'è un arbitro sul ring per voi, che nel caso in cui le cose dovessero mettersi male sarà lì per stoppare il match, quindi quando siete in netta difficoltà magari c'è l'arbitro che stoppa, vi conta. Ok? Quindi è tutto controllato, è una zona comunque sicura, nonostante sia una gara in cui rischiate di farvi male, è comunque molto più controllato della strada. Per strada, ragazzi, non ci sono regolamenti, non ci sono regole, esattamente come nelle gare, in qualsiasi gara, non sapete chi vi trovate davanti, non sapete come sono le dinamiche di quello che sta succedendo, se siete ad esempio in una discoteca, come siete vestiti, quindi la limitazione dei movimenti in base ai vestiti, in base al posto dove siete, in base a tutta una serie di cose che uno magari non può prevedere. Quindi a livello psicologico sapere che non c'è un match controllato, l'avversario per strada non si ferma perché sei messo in difficoltà, lì non sai come vanno le cose, se finisci per terra ti può arrivare un calcio, ti può arrivare, ma sono mille dinamiche che non voglio addentrarmi in queste cose, voglio solamente farvi riflettere su quella che è la pressione psicologica che avete per strada. Praticare un qualsiasi sport da combattimento comunque vi condiziona e vi aiuta a sviluppare degli automatismi che per strada potrebbero comunque servire. Però questa cosa qua del potrebbero servire è una scommessa al 50%. Molti quando sono in strada, e li ho visti ragazzi, ne ho visti di casi di gente brava in palestra, che è capace a fare sparring, che poi magari per strada dal primo che passa si è preso uno schiaffo e la prima reazione è stata quella di bloccarsi, di pietrificarsi, perché non sai mai come puoi reagire in quelle situazioni. È una scommessa, è molto soggettiva la cosa, ci sono persone che si bloccano, ci sono persone che invece diventano aggressive e rispondono. Purtroppo questo dipende da ognuno di noi, è molto soggettiva la cosa. Io voglio togliere e sdoganare un po' questa cosa che se fai sport da combattimento dopo per strada sei praticamente invincibile, perché anche il primo che passa, che ti può tirare uno schiaffo per dire che te lo tirato bene, non sai come puoi reagire, soprattutto se non hai mai avuto esperienza psicologica in quel contesto, quindi in quel contesto di strada. Quindi tornando alla frase iniziale di questo video, per strada è tutta un'altra cosa, c'è comunque un fondo di verità, è reale questa cosa. Non vuol dire che se siete abituati a fare sparring in palestra, riuscite a menare le persone in palestra, riuscite a farlo anche fuori in contesti completamente diversi, perché ci sono tutta una serie di dinamiche in cui vi state trovando, in cui l'adrenalina è completamente diversa, ma completamente diversa. Attenzione però ragazzi, non voglio neanche far passare il messaggio che uno che non ha mai fatto niente per strada può aver tranquillamente la meglio su un praticante di sport da combattimento. Neanche questo è vero. Come detto prima, lo sport comunque, se sei molto introverso, ti aiuta comunque a sviluppare il tuo carattere, ti aiuta a darti delle certezze, ti allena a livello di fiato, ti allena a livello comunque di condizionamento dei colpi, seppur comunque le dinamiche anche in questo caso ci sarebbe una parentesi gigante da aprire, però ti dà comunque degli strumenti che puoi usare a tuo vantaggio. L'errore da non fare è quello di dire
sono un praticante di sport da combattimento, ho già fatto le mie gare di contatto pieno, sono un pugile, sono un fighter, per strada mi vado ad attaccare con qualsiasi persona perché so già che se gli tiro un gancio lo mando KO. Allora, questa roba non è vera, perché le dinamiche possono essere 1 miliardo, non sai quella persona quanti amici ha dietro, non sai cosa ha in tasca, non sai se ha qualche arma, non sai neanche se magari dopo il primo pugno che gli tiri, non avendo un condizionamento delle ossa, perché in palestra sei abituato a tirare i colpi con i guantoni. Tirare un colpo a mano libera, a mano nuda, è tutta un'altra roba, e questo purtroppo la gente, i pugili devono capirlo. Tirare un pugno per strada, è vero che se sei capace gli fai male, però ce l'hai il condizionamento osseo, comunque quello magari che fanno nel Karate Kyokushinkai, che sono abituati a lavorare prevalentemente senza guanti, quindi in una situazione reale. Nella maggior parte dei casi, se tiri un pugno a mano nuda, è capace che sia all'altro gli fai male, però dopo è capace che ti rompi almeno 2 nocche della mano, quindi dopo stai con il gesso 2 settimane. Quindi c'è tutta una serie di cose che bisogna prendere in considerazione. Morale della favola, ragazzi, il senso di questo video è di sensibilizzare le persone che comunque fuori per strada non c'è un regolamento, ci sono tutta una serie di dinamiche che non si possono prevedere, che possono partire dall'avversario, sì, con il quale magari vi state difendendo o state avendo uno scontro, a magari a quello che è il vostro status psicologico, a come vi state comportando in quella situazione. Magari non siete lucidi, magari non riuscite ad essere voi stessi al 100%, quindi mettere in pratica le skills che avete imparato in palestra, tutta una serie di cose che, ripeto, non si possono prevedere. Quindi la cosa migliore che vi consiglio di fare nella maggior parte dei casi è quella di evitare di riuscire a risolvere le cose a parole, perché se si arriva poi a uno scontro non sapete voi come reagite in quelle situazioni. Comunque, ragazzi, ho scoperto che l'argomento risse in strada è veramente molto gettonato su internet e se ne parla veramente tanto, con gente che fa domande veramente ambigue, domande assurde che non hanno alcun senso di esistere, però vi volevo segnalare questo sito in cui ho trovato delle domande molto particolari. Il sito in questione si chiama Quora e parte con la prima domanda: in una rissa da strada contro Mike Tyson si può averla meglio se in 2, altrimenti in quanti dovremmo essere per averla meglio? E poi risposte: persone che non praticano sport da lotta e non hanno una forza superiore, allora no. E poi altre domande come ad esempio: in uno scontro con un orso grizzly a mani nude senza armi, in percentuale quante possibilità ho di vincere ipotizzando che io sia forte come Tyson? Nessuna. Un grizzly in grado di decapitare un alce con una sola zampata, e un alce maschio può pesare anche più di 500 kg. Cioè, domande veramente a sto che io dico: ma perché questi segoni mentali? Se negli anni 80 Arnold Schwarzenegger e Mike Tyson si fossero incontrati per strada e avessero combattuto senza seguire le regole del pugilato né di qualunque sport, chi avrebbe avuto la meglio? E la risposta: povero Arnold. E sempre per la domanda di uno scontro con un orso grizzly a mani nude, un'altra risposta di Sergio: ho girato la tua domanda all'orso, sta ancora ridendo. E poi la domanda di Claudio che scrive: come vi comportereste se Mike Tyson vi offendesse per strada? Se lo incontrassi gli farei una proposta: Mike, fingiamo di non conoscerci, tu mi insulti per strada, io torno indietro e ti do uno schiaffo, tu reagisci con un paio di pugni che io schivo, ti colpisco con un montante allo stomaco e gancio al mento, tu cadi al tappeto, ti fingi svenuto ed io me ne vado. Un amico filma tutto, diventa il video più visto su YouTube, prendiamo i soldi e compriamo cibo e medicine per bambini poveri. Dan chiede: riuscireste a battere Mike Tyson ora che è vecchio in una lotta? E ricordiamo, la domanda è di 4 anni fa, quindi Tyson aveva 55 anni circa, no, 53 forse. L'unica maniera realistica per battere Mike Tyson per me sarebbe quella di impugnare una pistola di grosso calibro, di riuscire a sparare centrandolo in un punto vitale del corpo, prima che si avvicini troppo a me. Il vecchio Mike Tyson ancora oggi è in grado di uccidere un essere umano adulto con un semplice 1-2 al volto. Uccidere, non solo ferire. E ovviamente la lista di domande stupide è ancora molto lunga, però non c'ho più voglia di leggerle tutte, quindi niente. Questo è tutto, ragazzi. Al prossimo video.